Buongiorno ragazzi e bentornati al Caffè Letterario. Siamo giunti al capitolo 33 del novellino, alla storia 32, e qui conta una novella di Messere Imberaldo del Balzo. Di nuovo quel termine impersonale, qui conta, cioè si racconta una novella, una storia accaduta a Messer Imberaldo del Balzo. Il protagonista è un grande castellano di Provenza, quindi un grande signore molto ricco, importante, fu anche podestà del comune di Milano. Siamo nel 200 ed è interessante perché tutta la storia non si concentra sulla politica, sulle sue attività sociali, economiche e sul suo impegno per la collettività, ma si focalizza sulla sua passione per l'algura, cioè per la divinazione, per gli auspici. Questa storia risponde ad un interesse per l'arte divinatoria, come abbiamo già incontrato l'interesse per la parodosografia e abbiamo parlato dei parodossografi. Adesso si passa alla superstizione, a quest'arte che è molto antica perché la troviamo già nelle grandi civiltà del passato, soprattutto in quella greca e in quella romana. Messere Imberaldo del Balzo, grande castellano di Provenza, quel castellano significa sia abitante ma può essere anche il signore di un castello, quindi probabilmente un grande signore della zona appunto del sud della Francia, viveva molto ad Algura, a guisa spagnola, cioè viveva come era costume, come era usanza per gli spagnoli, ad Algura, cioè aveva questo grande interesse per gli auspici e per le previsioni. E uno filosofo che ebbe nome Pitagora fu di Spagna, e qui abbiamo già il primo strafalcione, perché Pitagora è sì un filosofo ed ebbe nome Pitagora, ma non fu di Spagna, cioè non era nato in Spagna, bensì a Samo, quindi siamo nell'Egeo settentrionale, è un'isola greca, naturalmente poco lontana dalle coste turche, si trova poi tra l'altro tra le isole del Dodecanneso e l'isola di Chio, quindi non ha nulla a che fare con la Spagna, siamo ben lontani, anzi siamo proprio dalla parte diametralmente opposta del Mediterraneo, quindi notiamo anche le imprecisioni, le inesattezze e soprattutto gli errori anche clamorosi del novellino, perché come abbiamo già capito e ripetuto più volte se seguite queste lezioni, al raccoglitore, a questo autore anonimo, non interessa la veridicità storica, la ricerca accurata delle fonti e di fonti attendibili. Quello che importa è la storia, quindi è la narrazione, l'evasione e soprattutto l'insegnamento morale. Miscere utile dulci, mescolare il dolce, il dilettevole all'utile, quindi all'insegnamento didascalico, morale. Questo Pitagora fece una tavola per istorlomia, cioè per astronomia, quindi una tavola astronomica, la quale secondo i 12 segnali v'erano molte significazioni d'animali. Serviva per spiegare come si potessero interpretare i comportamenti degli animali alla luce dell'influenza delle 12 costellazioni dello zodiaco. Esiste, cioè, secondo gli antichi, una connessione tra il comportamento animale e la posizione e l'influsso degli astri. Davvero questo racconto risponde alla superstizione, a queste false credenze, a queste convinzioni che però sono importanti perché influenzarono e condizionarono la vita di milioni di persone per moltissimi secoli. Ecco perché è importante studiarli e comprenderli, tant'è vero che hanno influito sul loro comportamento, e vedremo che questa cosa accadrà proprio a Messer Imberaldo del Balzo, cioè esistevano soprattutto nel mondo romano i giorni fas e nefas, cioè i giorni fasti e nefasti, i giorni in cui era possibile esercitare l'attività politica, economica, l'attività anche giudiziaria, e i giorni in cui non si poteva fare assolutamente, proprio perché erano giorni nefasti, quindi in cui la divinità si sarebbe adirata. Quindi questo Messer Imberaldo vive ad Algura, cioè vive interpretando i segni, interpretando gli auspici, viene da auspicium in latino, cioè significa la divinazione tratta dal volo degli uccelli. La divinazione è quell'arte di prevedere il futuro interpretando dei segni esterni, cioè dei segni tangibili, materiali. Cerco di comprendere il volere degli dei, cerco di anticipare, di prevedere o di indovinare il futuro, però attraverso l'osservazione, quindi lo studio di segni tangibili
tangibili, come ad esempio il volo degli uccelli, studiando le viscere, le interiora degli animali, addirittura il modo di mangiare dei polli sacri, quindi nei campi, oppure attraverso una pratica molto più comune che avete visto anche nei film e che si può leggere in moltissime opere latine, appunto di Cicerone, di Cesare e di tantissimi altri degli storici, il volo degli uccelli, quindi attraverso l'osservazione di questi volatili. C'erano gli auguri, cioè quegli interpreti del volere divino, dei profeti o degli indovini, e quindi per poter interpretare i segni bisognava possedere determinate conoscenze, quindi non era una pratica riservata a tutti ma soltanto a pochi eletti, solo a coloro che fossero stati in possesso di queste conoscenze. Questo messer Inberaldo sembra conoscere la tavola astronomica di questo Pitagora, cioè appunto del filosofo Pitagora, un grandissimo astronomo, matematico, filosofo, conosciuto da tutti per essere stato il fondatore della scuola pitagorica a Crotone, quindi siamo in Calabria. Ha costruito anche una tavola numerica molto importante, la trovate anche su internet, potete andarla a cercare, riguarda sempre i numeri, i calcoli. Qui invece si parla di una tavola astronomica usata appunto per l'interpretazione dei segni degli animali. Beraldo sembra conoscerla, quindi Pitagora è vissuto tra il VI e il V secolo a.C., quindi siamo tra il 580 e il 570, fino alla sua morte, cioè nel 495 a.C. Il protagonista invece vive nel 200 perché fu podestà del comune di Milano nel 1266. Forse il protagonista si chiamava Embaral, quindi qui viene italianizzato naturalmente Imberaldo del Balzo, quindi da Embaral, signore di Bo, quindi un comune che oggi si trova in Provenza. E in questa tavola pitagorica vengono interpretati i segni di quando gli uccelli s'azzuffano, quando uomo trova la donnola nella via, quando lo fuoco suona, cioè quando crepita, quindi si interpretava addirittura il modo di bruciare e di far rumore del fuoco, e delle ghiandaie, e le ghiandaie appartengono sempre alla famiglia dei corvidi, quindi sono sempre degli uccelli, e delle gazze e delle cornacchie, e così di molti animali, molte significazioni secondo la luna, cioè in base alle fasi lunari. Quindi c'è tutta una conoscenza approfondita e molto importante tra il comportamento animale e quello degli astri. E adesso si arriva al nocciolo della questione, quindi tutta questa conoscenza, tutte queste credenze a che cosa portano? Ad influire sul suo comportamento. E così messer Imberal, cavalcando uno giorno con sua compagnia, andavasi prendendo guardia di questi uccelli, cioè faceva attenzione al comportamento di questi uccelli, cioè osservava il loro volo e il loro modo di muoversi, perché si temea di incontrare algure, perché aveva il terrore di incontrare degli auspici, cioè degli auspici nefasti, dei segni funesti. Trovò una femmina in cammino, quindi non ne vede, però a un certo punto, cavalcando con la sua brigata, incontra una donna e domandolla e disse, quindi la ferma e le fa una domanda: dimmi donna, se tu hai trovati o veduti in questa mattina di questi uccelli, siccome corbi, cornille o gazze, cioè hai visto per caso dei corvi, delle cornacchie oppure delle gazze? Quindi ci sono tutta una serie di uccelli specifici. E la donna rispose: Segner, io vit una cornacchia, cioè io ho visto una cornacchia su un ceppo di salice. Or mi di, donna, verso qual parte teneva volta sua coda e da quale parte aveva rivolto la coda? In base alla risposta deciderà il da farsi. Vediamo se è un segno fas o nefas, cioè fasto o nefasto. E notate, cosa importantissima, perché adesso inizieremo a trovarlo, il tentativo da parte dell'anonimo fiorentino o di chi ha raccontato questa storia di riportare esattamente il dialogo, quindi utilizzando il lessico che avevano usato questi personaggi, cioè si tenta di imitare il più possibile il linguaggio reale, quindi l'uso del dialetto, del volgare dell'epoca e soprattutto anche del linguaggio colloquiale, quindi dei lemmi tipici del ceto popolare, quindi non certo di quel ceto colto, aristocratico e raffinato a cui siamo abituati noi, insomma. È importante perché anche Boccaccio nel Decameron poi ripeterà tale operazione,
portando proprio il linguaggio dei personaggi, perché questo ovviamente attribuisce un maggior realismo al racconto. E la donna rispose: Signor, ella l'aveva volta verso il cul, cioè l'aveva rivolta verso il sedere. Da quale parte poteva mai averla rivolta? È ovvio, tutti gli uccellini hanno la coda rivolta, dice, verso il cul, cioè verso il sedere. Notiamo l'uso del termine volgare. Questa è una popolana, non ci viene detto nulla della sua condizione sociale, ma probabilmente è una popolana, è una persona molto semplice, sicuramente non colta. Indipendentemente dal ceto sociale, sicuramente le persone non parlavano come scrivevano, come noi oggi non si parla come si scrive, è ovvio. Quindi è chiaro che nella scrittura si utilizza un linguaggio molto più colto, più raffinato, comunque più corretto. Lei invece va dritta al sodo, non c'è molto da spiegare, è molto semplice. Qui compie la stessa operazione che aveva fatto il matto nell'episodio che abbiamo già incontrato riguardante lo studio di Parigi, quando stavano disquisendo sulla natura dell'empirio e su che cosa avesse mai potuto avere Dio sulla testa. Quindi una semplice osservazione apparentemente banale buttata lì senza riflettere, perché la donna è molto semplice, è molto diretta e riporta fedelmente quanto ha visto senza pensarci, scatenerà una riflessione e influirà sul suo comportamento. Allora Messer Imberal temeo l'agura, cioè temette questo cattivo auspicio, e disse alla sua compagnia: convenga Dieu. Vedete, tentano di imitare il dialetto del sud della Francia, quindi dialetto provenzale. Ie non cavalcherai ni vuoi ni deman, quindi quanto è vero il Dio, cioè io non cavalcherai, non cavalcherò, ni vuoi ni deman, né oggi né domani, a questa agura, cioè in base a questo auspicio. E molto si contò poi la novella in Provenza, e poi tutti raccontarono questa novella, cioè questo episodio in tutta la Provenza, per novissima risposta che aveva fatta senza pensare quella femmina, cioè a causa di questa novissima risposta, una risposta nuova, cioè originale, mai sentita prima, che aveva fatto senza pensare la donna. Senza volerlo ha influito sul comportamento di questo messer Imberaldo del Balzo, perché si è chiuso in casa e ha evitato qualsiasi tipo di incidente o di evento funesto per se stesso e per la sua brigata. Quindi notiamo che una risposta apparentemente ovvia, che avrebbe semplicemente suscitato il riso, in realtà influisce in maniera pesante, in maniera profonda sulla vita, sul pensiero e anche sulla psicologia delle persone, perché era letteralmente terrorizzato dal fatto che gli sarebbe potuto accadere qualcosa. Quindi non è da sottovalutare, però la storia serve semplicemente come pura evasione per rispondere a questo gusto di intrattenimento e di interesse nei confronti anche degli auspici. Noi ci vediamo alla prossima lezione.